Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi parleremo di un argomento apparentemente semplice, ma che mette in difficoltà non solo gli studenti principianti, ma anche gli studenti più avanzati. Vedremo come usare i verbi essere e avere. Quali sono gli usi più comuni? Ad esempio, si dice ho caldo o sono caldo? Se volete scoprirlo, seguite il mio video fino alla fine e poi scrivete nei commenti se ho chiarito i vostri dubbi. Ricordate inoltre che ho preparato un'attività per praticare questo tema. Trovate il link qui in descrizione. Ma adesso cominciamo! Essere e avere sono due verbi davvero molto importanti nella lingua italiana. Ad esempio, li usiamo quando dobbiamo presentarci. Nella presentazione osserviamo queste frasi. Lui è Marco, è italiano, è un professore, ha 35 anni. Usiamo il verbo essere per dire il nome di qualcuno, la nazionalità, la professione, ma usiamo il verbo avere per parlare dell'età. Attenzione, perché nella lingua inglese, in questo caso, quando parliamo dell'età, non usiamo il verbo avere, ma il verbo essere. Quindi non fate confusione. I due verbi essere e avere si usano anche quando vogliamo descrivere una persona, quindi nella descrizione. Ad esempio, diciamo Marco è simpatico, è alto, ha i capelli biondi, ha gli occhi verdi. Vediamo che si usa il verbo essere accompagnato da un aggettivo e il verbo avere accompagnato da un sostantivo, un nome. Continuiamo ad analizzare gli altri usi. Ad esempio, il verbo avere generalmente indica il possesso di qualcosa. Per esempio, Marco ha una casa grande. Giulia ha un cane. In questo caso, avere significa possedere. Il verbo essere, invece, lo usiamo per indicare dove si trova qualcosa o qualcuno. La casa di Marco è vicino al mare, Giulia è in pizzeria. Bene, adesso andiamo ad analizzare quei casi in cui è davvero più difficile capire se usare essere o avere. Ad esempio quando parliamo di sensazioni. Quando parliamo di sensazioni e vogliamo esprimere una sensazione emotiva, quindi una emozione, in questo caso usiamo essere, accompagnato da un aggettivo. Posso dire io sono triste, o sono contenta, o sono felice, sono arrabbiata, sono annoiata. Come vedete, in questo caso l'aggettivo deve concordare con il soggetto. Quando invece parliamo di una sensazione fisica o di un bisogno, usiamo il verbo avere, accompagnato da un sostantivo. Ad esempio dico ho caldo, ho freddo, ho sonno, ho sete, ho fame. A questo punto della spiegazione ritorno alla domanda iniziale. Ma allora è corretto dire ho freddo o sono freddo? Ho caldo o sono caldo? Ad esempio, cosa dico in questi casi? Giusto, ho caldo. Ma immaginiamo un termometro. Sono calda. Si può aggiungere anche una precisazione. Quando usiamo le parole caldo o freddo come aggettivi, possiamo anche descrivere il carattere
o la personalità di qualcuno. Ad esempio posso dire: Maria è un po' fredda con me. Significa che Maria è distante, non è amichevole con me. Gli italiani sono persone calde. Significa che gli italiani sono accoglienti, passionali, socievoli, aperti. E voi che ne pensate? Gli italiani sono davvero persone calde? Scrivetelo qui nei commenti. Ora la mia lezione finisce qui e spero sia stata chiara. Vi ricordo inoltre che se volete esercitarvi ho preparato un'attività per voi. Trovate il link qui in descrizione. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Laura di Classe Italiana!